Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono davvero felicissima perché condivido con voi la mia ricetta preferita da quando ero bambina, le tartellette alla frutta con crema pasticcera, un guscio di frolla soffice e una crema delicatissima. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like a questo video e a commentare. Grazie di cuore! Partiamo dalla pasta frolla, inseriamo lo zucchero, il burro, le uova all'interno della planetaria, aggiungiamo anche un pizzico di sale e facciamo lavorare fino ad ottenere un composto cremoso. Alla fine aggiungiamo la farina e il lievito per dolci. Naturalmente possiamo insaporire con vaniglia, scorza di limone, se volete anche della scorza d'arancia. Una volta ottenuta la frolla, la stendiamo piatta, così sarà più facile farla raffreddare in maniera uniforme. La lasciamo in frigorifero per 30 minuti o anche un'ora. La stendiamo aiutandoci con un po' di farina. Lo spessore è di circa mezzo centimetro. Adesso andiamo a ritagliare i nostri gusci di pasta frolla. Queste sono le formine che io utilizzo, quindi possiamo usarle sia tonde che quelle allungate, che sono davvero molto carine. Facciamo aderire la pasta frolla ai bordi. In questo modo non scenderanno durante la cottura. Tagliamo via l'eccesso con un coltello. E passaggio molto importante adesso è quello di andare a creare dei fori con una forchetta, in modo che la frolla si cuocia in maniera uniforme. Poi ci ritagliamo dei quadratini con la carta da forno e mettiamo al centro un po' di ceci, fagioli, lenticchie oppure il sale grosso, quello che voi avete in casa. Naturalmente una volta che li avremo utilizzati possiamo conservarli per utilizzarli sempre allo stesso scopo. Li facciamo cuocere in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Ci prepariamo la pasta frolla, quindi in una pentola andiamo a mescolare zucchero, amido, vaniglia, tuorli. Anche qui possiamo aggiungere della scorza di limone, della scorza d'arancia e volendo anche anice stellato e cannella. Stemperiamo con un goccio di latte e andiamo a sciogliere tutti i grumi. Il latte che sto utilizzando è freddo. Portiamo sul fuoco e facciamo addensare completamente. Questa è una crema bella densa perché adesso la facciamo raffreddare completamente e quando è fredda la andiamo a rendere più areata e vellutata con circa 150 g di panna montata. Questa è la frutta che ho scelto per decorare. Naturalmente potete scegliere la frutta che più vi piace. E questa è la crema finita, vedete come cambia? È veramente una crema meravigliosa, leggera, golosissima, super profumata. Io la adoro e trovo che con la frutta sia davvero spettacolare. Provatela anche voi. Per un effetto ancora più raffinato potete grattugiare con una grattugia molto fine la scorza di lime, darà ancora più freschezza in bocca. Decoriamo quindi con la frutta e dopo, per farle durare un po' di più, possiamo lucidarle con la gelatina. Possiamo utilizzare la gelatina a caldo oppure quella spray che è sicuramente più veloce e la trovate in tutti i supermercati. Nel frattempo amici vorrei invitarvi a lasciare un bel like a questo video, a commentare, se non siete iscritti iscrivetevi
e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi le mie nuove ricette, che sono sempre gratuite e sempre per voi disponibili 24 ore su 24. Vi ricordo che sul mio canale trovate 1000 ricette e anche di più. Ho perso il conto per quante ne ho fatte, e dal dolce al salato, gli antipasti, insomma c'è davvero da sbizzarrirsi. E inoltre potete trovarmi anche su Facebook, su Instagram e su TikTok, in modo da restare sempre aggiornati. Se vi fa piacere darmi una mano per far crescere il mio canale, non vi resterà altro che condividere questa ricetta con i vostri amici. Cliccate sul pulsantino condividi. Potrete condividerla su tutti i social, compreso anche WhatsApp. E queste sono altre immagini di altri video che già trovate presenti sul mio canale. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo presto con una nuova ricetta e tantissime altre novità stupende e meravigliose che non vedo l'ora di comunicarvi. Un bacione, ciao!